nights on the highway. Lay me down in the sheets of linen. You had a beat. Un saluto a tutti, mi chiamo Claudio Campanella, sono un libero professionista. Ho realizzato questo video per condividere con voi la mia esperienza nella progettazione e la stampa 3D delle dime, da utilizzare nell'implantologia computer assistita. Blue Sky Plan è un software potentissimo, sempre aggiornato, che sin dall'inizio non ha avuto nulla da invidiare ad altri software presenti nel mercato. Blue Sky Plan è un software aperto, posso utilizzare tutte le sue funzioni senza nessuna limitazione, non richiede nessun costo mensile e annuale. Si paga un credito, circa 20 euro, solo se si vuole esportare il proprio progetto per la stampa, che posso poi effettuare in autonomia tramite il mio tecnico di fiducia o affidarla a centri specializzati. Blue Sky Plan dà la possibilità di effettuare la pianificazione per qualsiasi linea implantare, permette la gestione autonoma dell'intero processo, oppure si può usufruire di un supporto di un centro di servizio specializzato. È registrato al Ministero della Sanità. L'uso dei software per la riabilitazione chirurgica implantare computer assistita è il modo per offrire ai pazienti le migliori cure disponibili. Il dentista può utilizzare il programma per memorizzare i dati del paziente, per valutare i risultati delle precedenti procedure di innesto osseo, per eseguire la pianificazione prechirurgica, selezionando il tipo e la dimensione degli impianti adatti al caso. Possiamo creare simulazioni realistiche del piano di trattamento utili nella comunicazione visiva con i pazienti e il team, e infine possiamo realizzare una guida chirurgica accurata che ci permetterà di ridurre i rischi di complicanze durante il trattamento. È importante ricordare che tutti i software di pianificazione chirurgica non includono alcuna funzionalità per verificare che l'attuazione reale del piano di trattamento virtuale non provochi un danno al paziente. Qualsiasi piano di trattamento virtuale deve essere valutato da un professionista qualificato e autorizzato per confermare che il trattamento virtuale possa essere attuato nella realtà senza causare danno al paziente. Ed in effetti, anche se vi rivolgete a terzi per la realizzazione delle guide, vi faranno firmare una liberatoria nella quale voi dichiarate di aver visualizzato il progetto e di approvarlo, assumendovi la responsabilità. Di fatto, questo è stato il motivo che mi ha spinto a realizzarmele in autonomia. Il download del software va effettuato all'indirizzo www.blueskyplan.com. Al termine dell'installazione ci chiede di registrarci, inseriamo i nostri dati, clicchiamo sul tasto accedi con l'identità digitale di Blue Sky Plan, quindi creiamo l'identità digitale con username e password, e questo ci permetterà poi di condividere i nostri crediti su tutti i nostri PC. La configurazione hardware minima prevede un sistema operativo Windows 10 Home o Professional, un processore quad-core Intel i7 o compatibile, 16 GB di RAM o superiore, una scheda video con almeno 3 GB di RAM non condivisa, un monitor 21 pollici con risoluzione 1920x1080 o superiore e almeno 5 GB di spazio libero sul
hard disk. All'avvio del programma appare una prima schermata che ci mostra 9 moduli. Di questi moduli noi analizzeremo solo quelli utili per la pianificazione chirurgica implantare computer assistita. Il modulo modello principale che ci permette di modificare i file STL importati, di effettuare una segmentazione dei file DICOM, il modulo Viewer per visualizzare i file DICOM compressi e non, e il modulo pianificazione implantare e guida chirurgica. Il software, accedendo dalla modalità pianificazione, ci permette di passare da un modulo all'altro. Il caso che ho scelto per questo tutorial è un caso abbastanza complesso, dove il paziente ha deciso di riabilitare in 2 step l'arcata dentale inferiore, e questo ci dà la possibilità quindi di effettuare sia una riabilitazione nell'emiarcata dentale destra nella zona edentura con una pianificazione classica, ma nello stesso tempo, dovendo inserire un impianto in posizione 33, andremo a visualizzare anche alcune nuove funzioni di BlueSkyPlan che ci permettono di effettuare l'estrazione virtuale di elementi dentali. Analizzeremo anche quindi la possibilità di modificare il nostro modello, la nostra impronta con gli strumenti di BlueSkyPlan per poter realizzare quindi una dima chirurgica nella zona dove effettuiamo l'estrazione dentale virtuale. Abbiamo preso le impronte digitali dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore. Queste impronte sono state inviate al tecnico e il tecnico ha provveduto ad effettuare una ceratura diagnostica sia della zona edentura ma anche della rimanente arcata dentale, proprio per pianificare l'inserzione implantare mirata alla riabilitazione completa quindi di tutta l'arcata, anche se essa avverrà in un secondo step. Questa è la visione della ceratura diagnostica effettuata dal nostro tecnico con le 2 arcate in occlusione. Questa è la visualizzazione della ceratura diagnostica sull'arcata dentale inferiore. Quest'altro file STL invece incorpora parte dell'emiarcata inferiore di sinistra del paziente così com'è, senza effettuare una ceratura diagnostica, in maniera tale da poter utilizzare questo file per effettuare un accoppiamento con la nostra combine. All'apertura del software BlueSkyPlan, nella versione 4.12, quella che noi oggi analizzeremo, come detto in precedenza, ci appariranno 9 moduli. Di questi noi ci occuperemo fondamentalmente del modulo pianificazione dell'impianto e guide chirurgiche. Come vedremo, da questo modulo si potrà poi passare sia al modulo corone e ponti che al modulo modello principale. Una volta aver scelto quindi il modulo pianificazione implantare, ci appaiono 3 moduli. Il primo ci porta a una configurazione guidata della nostra dima chirurgica step by step. Il secondo modulo invece ci fa aprire il software nella modalità avanzata
e il terzo ci permette di importare i modelli STL. Per effettuare quindi una pianificazione implantare abbiamo bisogno fondamentalmente di due elementi, quindi di un file DICOM e del modello in formato STL. Andiamo a trovare la posizione del nostro file DICOM. Una volta aver caricato i dati, il programma ci invita ad allineare i dati caricati in maniera tale che la superficie di inserzione sia perpendicolare al piano di lavoro. Quindi andremo con queste tre finestre a ridurre i dati da importare in maniera tale che il lavoro risulterà più fluido. Quindi eliminiamo tutta quella parte di dati che non ci interessano per la pianificazione. Diamo l'ok. Adesso dobbiamo importare il modello STL. Il software ancora una volta ci aiuta nella previsualizzazione della scelta del file. Questa è la nostra impronta ottica. Dobbiamo indicare adesso se l'impronta importata riguarda il mascellare o il mandibolare e il software provvederà a un primo allineamento automatico del file DICOM con il file STL. Prima di andare a verificare il corretto allineamento, ci andiamo a tracciare la nostra curva panoramica. Ci spostiamo all'altezza del terzo apicale degli elementi dentali residui. Doppio clic per chiudere la linea della curva panoramica e adesso nelle sezioni assiali controlliamo il corretto allineamento del file STL con il file DICOM. Vediamo che ci sono ancora delle piccole imperfezioni nell'allineamento. Noi possiamo intervenire in questo caso con un allineamento a punti o con un allineamento manuale. Proviamo prima con l'allineamento a punti. Quindi sulla sinistra abbiamo il nostro file DICOM e sulla destra il file STL dell'impronta. Tenendo premuto il tasto maiuscolo e il tasto destro del mouse, andremo a selezionare dei punti sia sul file DICOM e a riprodurli successivamente sul file STL.
Ok, torniamo di nuovo nelle nostre sezioni assiali a verificare l'accoppiamento del file STL con il file DICOM. Quindi controlliamo l'allineamento sia a livello degli elementi dentali, ma nel caso ci dovessimo trovare in un'area edentula, controlliamo anche l'allineamento a livello mucoso. Ci possiamo ritenere soddisfatti, quindi passiamo allo step successivo. Siccome in questo tutorial vi mostrerò come due tecniche per rimuovere virtualmente gli elementi dentali dall'impronta STL e dal nostro combin, per primo andiamo nel nostro modulo superfici e ci cloniamo il nostro modello STL in maniera tale che avremo sempre un modello master su cui lavorare e l'altro da poter modificare. Abbiamo duplicato, scegliamo il colore del duplicato, ok, adesso attivando o disattivando i due file STL possiamo visualizzarli singolarmente. Quindi adesso possiamo procedere eventualmente con la rimozione di questo scattering e di parte dell'arcata dentale antagonista sul file DICOM per avere una visualizzazione migliore. Quindi menu principale, pannello superfici, scegliamo taglia, tasto destro premuto, deselezioniamo il tasto taglia per spostare il nostro file DICOM. La rimozione di questi eccessi o dello scattering dal file combin non è vincolante. Il disegno della dima chirurgica verrà realizzata comunque sul file STL. Quindi procediamo all'estrazione virtuale dell'elemento dentale, quindi sempre nel modulo modello principale andiamo ad attivare il pannello modifica modello. Nel pannello modifica modello scegliamo seleziona spazzola e sempre col tasto maiuscolo e clic col tasto destro del mouse andiamo a selezionare il contorno dell'elemento dentale che vogliamo rimuovere. Vi consiglio di effettuare diversi clic, soprattutto nelle zone periferiche, così se si dovesse selezionare per errore l'elemento dentale contiguo, possiamo tornare indietro solamente nell'ultima selezione.
Ok, adesso clicchiamo su taglia l'area selezionata, il software ci avrà rimosso l'elemento dentale, dobbiamo chiudere questo foro, altrimenti non riusciremo a realizzare la nostra dima chirurgica. Seleziona fori manualmente, selezioniamo il nostro foro, chiudi fori selezionati. Ed ecco che in pochi secondi abbiamo effettuato la nostra estrazione dentale. Vi farò vedere successivamente che sarà possibile quindi pianificare la nostra dima chirurgica sia con questa estrazione virtuale che con la successiva, cioè quella che utilizza un nuovo modulo di Blue Sky Plan, e cioè la segmentazione. La segmentazione non è altro che una funzione che ci permette di creare una superficie STL dal nostro file con bin. Una superficie STL a sua volta distinta per i singoli elementi dentali e per le ossa mascellari o mandibolari. Certamente nel caso in cui, come questo, abbiamo degli elementi protesici, il software potrà riscontrare comunque delle difficoltà sugli elementi di ponte. Ok, proviamo adesso la nostra segmentazione. Quindi per attivare la funzione segmentazione, sempre nel modulo modello principale, dobbiamo attivare la superficie visibile del file DICOM, ci dobbiamo portare quindi in prossimità di quello che vogliamo segmentare, quindi in questo caso vogliamo segmentare sia la mandibola, quindi l'osso mandibolare, che gli elementi dentali. Questi quindi devono essere ambedue visibili. Pannello segmentazione e scegliamo segmentazione automatica della mandibola, deselezioniamo quindi la mascella e selezioniamo appunto la funzione di non unire i denti all'osso mandibolare. Questo perché ci servirà successivamente di analizzare sia la radice degli elementi dentali, ma allo stesso tempo ci permetterà di estrarre l'elemento dentale virtualmente, quindi il nostro canino, il 33, dal file STL. Avviamo la segmentazione. Il software creerà quindi una superficie per ogni elemento dentale e una superficie per l'osso mandibolare. Adesso clicchiamo su Crea superficie.
e come possiamo vedere è stato creato file STL per ogni elemento dentale per la mandibola. Cambiamo il colore del 33 in maniera tale da contrastarlo con quello della mandibola. Ok. Come possiamo vedere, parte della radice del 47 non è stata segmentata. Questo a noi non interessa, ma se volessimo procedere alla segmentazione anche di questo elemento, possiamo ricorrere alla funzione di segmentazione manuale ident. Lasciamo la nostra segmentazione. Adesso andiamo a vedere come estraiamo virtualmente il nostro file STL creato con la segmentazione dall'impronta ottica. Quindi andiamo a deselezionare gli elementi dentali e l'osso mandibolare che non sono di nostro interesse. Ok, adesso quindi abbiamo a nostra disposizione il file STL dell'elemento dentale ricavato dal nostro DICOM e il file STL della mandibola. Andiamo a creare quindi la superficie STL dell'elemento dentale tramite la funzione esporta dati. Selezioniamo cosa vogliamo trasformare in file STL, in questo caso ci interessa solo il 33, crea superficie, andiamo nel nostro menu superfici STL e vediamo che è stata creata una nuova visualizzazione. Adesso dal modulo modello principale passiamo al modulo corone e ponti. Attiviamo dal nostro menu pannelli il pannello modifica dei denti. Allora, applichiamo la funzione operazioni booleane, quindi operazione booleana di differenza tra la mandibola e il file STL del canino che dobbiamo estrarre. Diamo un offset di 0,4. Torniamo adesso al modello principale. E vediamo che il software ci ha creato un nuovo modello senza l'elemento dentale 33. Andiamo a rimuovere queste interferenze tramite la funzione modifica modello. Quindi tasto destro e maiuscolo. Seleziona spazzola. Taglia l'area selezionata.
Ok, adesso abbiamo quindi il nostro modello, la nostra impronta ottica senza l'elemento dentale. Adesso possiamo tornare alla nostra pianificazione implantare, quindi dal menu a tendina in alto a destra selezioniamo la funzione guida chirurgica avanzata. Ok, vi consiglio di attivare alcuni pannelli che ci permettono di accedere rapidamente alle funzioni del software prima di iniziare sulla nostra destra. Per l'attivazione di questi pannelli andiamo quindi nel menu pannelli per l'appunto e attiviamo il pannello superficie, elenco impianti, convalida impianto, elenco nervi, elenco denti, allineamento modello, esportazione coordinate, realizzazione guida, pannello delle parti. I pannelli poi a loro volta, tenendo premuto con il tasto destro su di essi, possono essere ordinati secondo le nostre necessità. Prima di procedere alla pianificazione implantare è necessario andare a selezionare e ad individuare quindi nella nostra combine il passaggio del nervo alveolare inferiore. Il software, quindi nel pannello elenco nervi, ci permette di fare una rilevazione automatica dei nervi che nel 90% dei casi è affidabile e nel caso in cui questa funzione non dovesse dare buon esito dopo i controlli, possiamo fare un rilevamento manuale del singolo nervo, quindi destro o sinistro, oppure andarlo a disegnare. Una volta che il software ha rilevato i nervi, andiamo a vedere se sono stati tracciati in maniera corretta. Quindi partiamo prima con la verifica del nervo alveolare di sinistra, ne seguiamo il percorso. Ok, vediamo che corrisponde effettivamente al decorso del nervo. Nel caso in cui ci dovessero essere delle necessità di modificarlo, di spostarlo, cliccando sopra possiamo per l'appunto fare le nostre correzioni sul reale decorso dello stesso. Andiamo a verificare l'emiarcata di destra, quindi ci posizioniamo a livello del foro mentoniero. Come avete visto c'è un prolungamento anteriore del nervo mandibolare, quindi in questo caso ad esempio possiamo anche andare a tracciare questo prolungamento in maniera manuale. Aggiungi nervo e clicchiamo direttamente sulla nostra sezione sagittale a livello del percorso del nervo. Andiamo a ritroso . Seguendo il
decorso del canale e alla sua confluenza col ramo principale. Facciamo doppio clic alla fine per chiudere il nervo. Ok. Adesso, andando a desaturare la visualizzazione del file DICOM, vediamo anche il decorso del ramo anteriore. Vediamo che c'è stato un errore nel tracciamento del nervo mandibolare di destra e in questo caso andiamo ad effettuare la correzione. Lo eliminiamo e andiamo a ritracciare manualmente il nervo. Ci posizioniamo in prossimità del foro mentoniero. Con doppio clic alla fine. Ok. Tracciamento è corretto. Verifichiamo anche sulla nostra Panorex. Andiamo ad importare anche la ceratura diagnostica che ha effettuato il tecnico. Tramite il menu File andiamo alla funzione Importa modello STL. Abbiamo sempre qui sulla destra le previsualizzazioni dei file. Questa è la ceratura diagnostica completa dell'arcata mandibolare, quindi importiamo sia questa visuale. Il software ci chiede sempre per ogni modello che importiamo se riguarda la mandibola o la mascella. In questo caso l'allineamento probabilmente darà degli errori perché non ci sono punti di repere dentali, in quanto il tecnico ha praticamente modellato tutta l'arcata, eliminando gli elementi dentali residui. Andremo comunque poi ad effettuare un allineamento manuale tramite la sovrapposizione della mucosa visibile. Importiamo comunque la ceratura diagnostica in cui il tecnico ci ha lasciato come riferimento gli elementi dentali dell'emiarcata di sinistra, che per il momento non sono oggetto di riabilitazione implantoprotesica. In questo modo, avendo degli elementi dentali residui, anche se protesici, possiamo procedere al suo allineamento tramite la funzione allinea al modello. Quindi andiamo innanzitutto ad indicare su quale modello vogliamo lavorare. Eliminiamo il file DICOM. Andiamo ad allineare, per l'appunto
la nostra ceratura diagnostica dell'emiarcata di destra con il modello principale. Quindi facciamo l'allineamento usando dei punti di repere. Gli unici punti di repere che possiamo utilizzare sono quelli presenti sul 34, 35, qui abbiamo 36 e così via. Diamo l'ok e vediamo un po' l'allineamento che ci dà il software. Come possiamo vedere c'è una sovrapposizione a livello dei due file a livello dell'emiarcata di sinistra e deselezionando l'impronta andremo quindi a visualizzare dove realmente in fase protesica saranno posizionati gli elementi dentali. Questo ci permetterà quindi di guidare il posizionamento degli impianti secondo l'asse migliore per la connessione protesica. Andiamo a deselezionare quindi la visualizzazione dei suggerimenti sulle visualizzazioni radiografiche della Combin, lasciando solamente quella della ceratura diagnostica, che è quella che utilizzeremo come riferimento per il posizionamento dell'asse implantare. Ok, per inserire gli impianti innanzitutto dobbiamo andare nel pannello elenco impianti. La prima fase richiede quindi la selezione del kit chirurgico che utilizzeremo per l'intervento e per l'inserzione implantare. Esistono kit chirurgici di quasi tutte le case implantari, o esistono comunque dei kit chirurgici standard come quelli commercializzati dalla Blue Sky Plan, che permettono di inserire quasi tutti gli impianti. La scelta del kit chirurgico è fondamentale perché oltre a darci la giusta dimensione dell'impianto da inserire, ci dà informazioni importanti quali appunto l'offset, cioè la distanza tra la parte lavorante della fresa e quella non lavorante che poggerà sullo stop della nostra dima chirurgica. Inoltre la scelta del kit frese ci permette di creare, come vedremo successivamente, in automatico l'invito nella dima chirurgica per il posizionamento delle boccole metalliche. Passiamo quindi all'inserimento degli impianti. Quindi sul menu in alto andiamo su aggiungi impianti. Una volta aver scelto il nostro kit di frese chirurgico, selezionando aggiungi nuovo impianto, ti appariranno nell'elenco tutti gli impianti di quella linea compatibili. Selezioniamo quindi l'orientamento dell'impianto, impianto mandibolare, andiamo a selezionare andiamo quindi
a posizionare il primo impianto in posizione 42, scegliamo un impianto 375/13. Questa scelta non è vincolante perché, come vedremo successivamente, siamo liberi di cambiare questa scelta, cambiando sia il tipo, sostituendo l'impianto in toto come morfologia o nelle dimensioni sia di diametro che di lunghezza. Ci posizioniamo quindi approssimativamente nella zona dove dobbiamo inserire l'impianto. Nel menu, nel pannello elenco impianti, vediamo immediatamente l'etichetta corrispondente all'impianto scelto, l'identificativo che possiamo visualizzare o non visualizzare dell'impianto, l'ID dell'impianto, che eventualmente ci potrà servire per riconoscere l'impianto nel report di stampa. Attiviamo adesso la visualizzazione della boccola. Io attivo sempre questa funzione perché mi aiuta ad individuare le interferenze con il modello, con l'impronta dentale e quindi mi dice se l'impianto deve essere spostato o meno rispetto all'elemento dentale contiguo. Vi mostro subito l'esempio, quindi togliamo la nostra ceratura diagnostica, ma andiamo a lavorare direttamente sull'impronta. Possiamo anche togliere la visualizzazione della superficie TAC 3D, perché non ci interessa, andremo a lavorare sulle proiezioni radiografiche direttamente. Questo è quello di cui che vi accennavo prima, appunto l'interferenza o meno della boccola con l'elemento dentale, che il software ci segnala immediatamente. Quindi dall'elenco impianti intanto vado a scegliere e a selezionare anche il nostro abutment. Per il momento ne scegliamo uno dritto, quello di maggiore lunghezza perché non conosco ancora il tragitto trasmucoso, ma mi serve essenzialmente in questa fase solo per visualizzare l'asse di inserzione dell'impianto. Possiamo poi sostituirlo con un moncone angolato in base al posizionamento dell'elemento dentale. Quindi su questa finestra andiamo a visualizzare a 360 gradi per l'appunto il nostro impianto e vediamo se ci sono interferenze con gli elementi dentali contigui e se l'impianto è sostenuto completamente da osso oppure no. Come vedete si accende un alert, un punto esclamativo che nel menu convalida ci dirà ad esempio se siamo troppo vicino al nervo, se c'è un disparallelismo con l'impianto contiguo oppure se c'è un contatto con l'elemento dentale. Quindi spostiamo l'impianto dal nervo. Come vedete in questo caso questo posizionamento dell'impianto non è compatibile con la riabilitazione protesica, dobbiamo quindi evidenziare la nostra modellazione e andiamo a regolare di conseguenza l'inclinazione dell'impianto affinché venga a trovarsi in corrispondenza dell'elemento dentale. Qui visualizziamo il contorno dell'elemento dentale
e il nostro impianto. Quindi dobbiamo adesso raggiungere un compromesso tra struttura ossea e asse dentale. Ok, mi ritengo soddisfatto. Passo quindi al posizionamento degli altri impianti. Blocco quindi la posizione di questo impianto.
Possiamo attivare la visualizzazione del canino che abbiamo segmentato in precedenza per vedere qual è il percorso del suo asse dentale. Andiamo nel pannello convalida e visualizziamo i messaggi di errore che sono presenti in esso. Facciamo riferimento sempre all'impronta. E vediamo se la boccola urta con gli elementi dentali contigui. In questo caso dobbiamo effettuare una correzione dell'impianto con l'ID3. Quindi sblocchiamo l'impianto. Il foro interno dove andrà posizionata la boccola non ha interferenze. Urta con il modello, quindi dobbiamo tirarlo un po' su. Adesso che abbiamo pianificato il nostro caso con il posizionamento degli impianti e aver verificato che non ci siano collisioni sia dell'impianto che del foro delle nostre boccole con il modello, procediamo tramite il pannello laterale che riporta il nome di pannello guida a selezionare la funzione disegna curva per disegnare la curva della nostra dima chirurgica. Ingrandiamo la visualizzazione della nostra impronta e tramite la pressione del tasto maiuscolo e del tasto destro del mouse andiamo a selezionare dei punti che indicano il limite della nostra dima. Possiamo anche scegliere di tenere premuto e tracciare la linea. Una volta aver disegnato il limite della nostra dima, andiamo sul tasto Crea guida chirurgica. Stavo pensando. Le lunghe giornate, la pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente e rimandare gli sbatti a tutte quelle storie tristi per stare con te. Adesso
Andiamo a valutare gli spessori della nostra dima una volta realizzata e nel caso in cui ne avessimo la necessità possiamo modificarla prima di salvarla definitivamente. Quindi torniamo indietro, clicchiamo nuovamente su disegna curva, vi apparirà il nostro vecchio tracciato che quindi modifichiamo. Clicchiamo col tasto destro e aggiungiamo una finestra sulla nostra dima che ci permetterà di convalidare in fase chirurgica il corretto accoppiamento tra elementi dentali e dima anche nel settore posteriore. Io generalmente creo un foro che mi dia una visuale sia della superficie occlusale che vestibolare. Possiamo aumentarne la grandezza agendo sulla sfera o il posizionamento tramite la freccia. Ok, procediamo nuovamente ad attivare la funzione Crea guida chirurgica e visualizziamo l'anteprima. Ok, gli spessori adesso sembrano corretti. Questa è la finestra che abbiamo disegnato. Appare leggermente sottile in questa zona, quindi provvederò ad aumentarne un po' la superficie. Torniamo indietro, disegna curva, di nuovo clicco col tasto destro e vado su mostra finestre. Il software in automatico elimina i sottosquadri dalla nostra dima. C'è la possibilità di modificare manualmente la direzione di inserzione e di modificare anche il parametro di sottosquadro consentito. Una volta aver creato la nostra dima, possiamo sulla nostra dima ad esempio inserire un codice di riferimento o il nome del paziente. Andiamo sempre nel pannello guida, in strumento testo, digitiamo qui il testo che vogliamo inserire. Il testo appare al centro della nostra videata. Per aumentarne le dimensioni sulla dima non dobbiamo far altro che allontanare la visualizzazione del nostro file STL, centrarlo su di esso e in questo caso il carattere quindi risulterà di maggiore grandezza. Adesso possiamo scegliere se il nostro testo deve essere in rilievo oppure no. Clicchiamo su applica testo. Ok, il nostro testo è stato adesso impresso sulla dima. Possiamo procedere adesso al salvataggio della guida chirurgica. Il software si connette con il server al nostro account e ci indica che per l'esportazione della dima verrà dedotto un credito. Il costo di un credito equivale a circa 18-22 euro in base alla quantità di crediti che acquistiamo. Abbiamo un costo.
Una volta aver pagato l'esportazione, per lo stesso file DICOM e quindi per lo stesso paziente, possiamo effettuare altre esportazioni, altri salvataggi di guide chirurgiche senza il successivo pagamento, come ad esempio per il caso che vi ho appena descritto. Il paziente ha deciso di inserire gli impianti in 2 step successivi, quindi nel momento in cui si procederà all'inserimento e alla pianificazione implantare dell'arcata dentale inferiore di sinistra, la creazione della successiva guida non richiederà nessun addebito. Adesso vi mostro come poter effettuare un report del nostro fresaggio semplicemente andando nel pannello schermate. Abbiamo la possibilità di creare un report di fresaggio o il rapporto e il riepilogo della TAC con BIN. Quindi scegliamo report fresaggio. Nel report fresaggio quindi verranno riportati i singoli impianti con le indicazioni poi nel nostro file PDF delle dimensioni degli impianti scelti. Possiamo, prima di creare il nostro report di fresaggio, ad esempio attivare in elenco impianti anche la visualizzazione degli ID degli impianti. Quindi ritorniamo di nuovo a schede, report fresaggio. PDF, quindi ci indica come vogliamo il layout della pagina, l'elenco degli impianti, i diametri, le altezze, le misure dei tubi guida da applicare. Possiamo realizzare un video del nostro progetto. Ok, adesso chiudiamo Blue Sky Plan e passiamo alla stampa della nostra dima chirurgica. Produzione. Per stampare la dima esistono in commercio diverse tipologie di stampanti. La cosa importante è quella di utilizzare delle resine certificate. Le resine devono essere autoclavabili, registrate al Ministero della Sanità
e bisogna rispettare il protocollo di produzione e post-produzione indicate dal costruttore e rispettare il regolamento UE del 2017 745, che ad oggi è l'unico a dettare le linee guida per l'utilizzo delle tecnologie additive in sanità. Una volta aver esportato il file della DIMA in formato STL, non dobbiamo far altro che aprire il software di gestione della stampante 3D e dobbiamo quindi procedere al posizionamento della nostra DIMA sul piatto di stampa. Io lo posiziono sempre con un'inclinazione di circa 45 gradi per compensare la diversa risoluzione che le stampanti hanno tra l'asse Z e quella XY. Generiamo adesso in automatico i nostri supporti di stampa. E andiamo ad analizzare se il posizionamento dei supporti possa alterare il risultato della nostra DIMA, soprattutto a livello del foro di posizionamento delle boccole e dell'aria che verrà invece a contatto con gli elementi dentali. Quindi procediamo al rimodellamento manuale dei supporti, eliminando tutti quei punti che non ci interessano. Quindi con il tasto destro clicchiamo nella zona dove il nostro supporto si va ad ancorare e poi col tasto Canc lo eliminiamo. Con la rotellina del mouse possiamo zoomare la nostra immagine. Tenendo premuto il tasto destro del mouse ruotiamo il piatto di stampa. Nel perimetro del foro verrà appoggiato il bordo del nostro tubo guida. Quindi eliminiamo anche dal perimetro del foro i nostri punti di ancoraggio. Impostiamo adesso il tipo di resina da utilizzare per la stampa della DIMA chirurgica e creiamo il file da inviare alla stampante. Procediamo adesso ad inviare il file generato alla nostra stampante.